Le dispiace spiegarsi per Un po' complicato, lasci perdere. Insomma, Fausta, si può sapere cos'ha contro mio padre stamattina? Gliela porti lei oggi la colazione? Benvenuti nella soffitta di Pippo, mettetevi comodi, qui celebriamo il cinema, le dive e i ricordi più belli e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Preparatevi, perché la puntata di oggi non è per i deboli di cuore. Se siete nuovi da queste parti, benvenuti in famiglia. Fate subito una cosa semplice, cliccate su quel tastino iscriviti e attivate la campanella. Non vorrete mica perdervi il meglio del nostro passato proprio sul più bello, vero? Oggi la nostra macchina del tempo fa tappa in un'epoca d'oro. Un'epoca in cui la bellezza non aveva bisogno di filtri, ma esplodeva in tutta la sua dirompente verità. Parliamo di lei, della magnifica, della magnetica, della solare Cristina Garavaglia. Tutto comincia a Milano, nel cuore pulsante del nord, il 7 febbraio 1966. Ma è a Sedriano, in quella provincia laboriosa e un po' nebbiosa, che Cristina cresce, diventando piano piano quel capolavoro che tutti avremmo imparato ad amare. Sapete, io me la immagino mentre cammina per le strade del suo paese. Una ragazza come tante, ma con quel quid in più che ti costringe a girarti. Una bellezza che non chiedeva permesso, ma entrava prepotente negli occhi di chiunque la incrociasse. Negli anni '80 il salto dalle strade di provincia alle copertine più prestigiose è stato questione di un battito di ciglia. E qui permettetemi una riflessione personale. Ma quanto erano magiche le edicole di una volta? File interminabili di giornali, quel profumo di carta fresca e poi... eccola lì, Cristina che ti fissava dalle copertine di Playboy, Playman o Excelsior. Non era solo una fotografia, era un appuntamento, uno sguardo che sembrava dirti «Ehi, guarda che il mondo è pieno di luce, basta saperla cercare». Era la donna dei sogni, ma con quel sorriso che la faceva sembrare quasi la tua vicina di casa, quella che però non avevi mai la fortuna di incontrare in ascensore. Poi arriva il 1987 e la televisione italiana cambia per sempre. Arriva il drive-in. Ragazzi, che tempi! Era il programma che fermava l'Italia. Un'esplosione di gag, risate e, diciamolo pure, di gambe chilometriche. Cristina entra nel cast come ragazza fast food. E non era un ruolo qualunque. Era l'incarnazione di un'energia nuova, frizzante, quasi americana, ma con un cuore italianissimo. Mentre Ezio Greggio e Gianfranco D'Angelo facevano sbellicare il paese intero, noi aspettavamo quei momenti in cui le ragazze fast food entravano in scena. Cristina aveva una naturalezza incredibile. Bucava lo schermo con una simpatia che metteva subito a proprio agio. Era la leggerezza perfetta dopo una settimana di lavoro o di studio. E diciamolo, chi di noi non ha sognato almeno una volta di ordinare un panino a quel bancone immaginario? Ma la vera svolta, quella che l'ha consegnata all'immaginario del cinema, ha un nome e un cognome ben precisi. Tinto Brass. Nel 1994 il regista la sceglie per interpretare Fausta nel film L'uomo che guarda. E qui, amici miei, bisogna togliersi il cappello. Lavorare con Tinto Brass non era per tutte. Serviva coraggio, consapevolezza del proprio corpo e soprattutto una grande classe per non risultare mai fuori posto. Cristina in quella pellicola è semplicemente splendida. Ispirato a Moravia, il film mette in scena una sensualità intensa e raffinata e lei riesce a incarnarla con naturalezza. Era una femminilità piena, luminosa, orgogliosa. Si muoveva davanti alla macchina da presa con una sicurezza quasi magnetica, tra sguardi complici e atmosfere cariche di tensione emotiva, ma sempre con quella sua eleganza innata che la rendeva unica. E attenzione, la carriera di Cristina non si limita certo a quel film. Già nel 1989 l'avevamo vista nel film L'amante scomoda e da lì parte una serie di titoli che oggi sono piccole chicche per chi ama il cinema di quegli anni. Pensate a Crack del 1991, diretto da Giulio Base, oppure a Cattive ragazze del 1992, l'unico film diretto da Marina Ripa di Meana. Nel 1993 la ritroviamo in Creola di Antonio Bonifacio e in Bonus Malus di Vito Zagario. Nel 1994 compare anche nella commedia Miracolo Italiano accanto a Giorgio Faletti, uno di quei film che raccontavano con ironia e intelligenza le contraddizioni del nostro paese. E poi c'è quella piccola chicca che molti dimenticano. Nel 1995 Cristina appare, anche se non accreditata, in Viaggi di nozze di Carlo Verdone.
Una presenza breve, certo, ma sufficiente a ricordarci quanto il suo volto fosse ormai parte del panorama dello spettacolo italiano. La sua carriera continua con Giovani e belli di Dino Risi nel 1996 e si conclude al cinema nel 1997 con Facciamo fiesta di Angelo Longoni. Ma Cristina non è stata solo cinema, anche la televisione ha beneficiato della sua presenza. Compare nella serie I ragazzi del muretto nel 1991 e in un inviato molto speciale, e non dimentichiamo una curiosità davvero interessante. Tra il 1991 e il 1992 partecipa persino al celebre Benny Hill Show. Immaginate il contrasto affascinante tra la sua bellezza mediterranea e la comicità surreale del programma britannico. Nel 1996 la ritroviamo poi a Retromarche, su Tele Monte Carlo, dimostrando ancora una volta quanto fosse a suo agio davanti alle telecamere. Poi, quasi all'improvviso, alla fine degli anni 90, Cristina decide di voltare pagina. Sceglie di allontanarsi dal mondo dello spettacolo. Nel 1999 regala però al pubblico un ultimo momento speciale, comparendo come ospite a Meteore su Italia 1, insieme alle altre ragazze del Drive-In. Una reunion che per molti spettatori è stato un autentico tuffo nel passato. Oggi Cristina Garavaglia vive una vita lontana dal clamore mediatico. Ha scelto la discrezione e forse proprio per questo il ricordo della sua figura rimane così forte. Ha lasciato la scena nel momento giusto, quando il pubblico la ricordava ancora al massimo del suo splendore. E noi, qui nella soffitta, continuiamo a custodire quei ricordi. Perché Cristina non è stata soltanto una modella o un'attrice. È stata un pezzo di immaginario collettivo. È stata la copertina sbirciata di Nascosto in edicola, il sorriso della televisione del sabato sera, un volto che racconta un'Italia più leggera e forse anche più sognante. E voi, amici della soffitta, cosa ricordate di Cristina Garavaglia? C'è una scena, una fotografia o un momento televisivo che vi è rimasto nel cuore? Raccontatemelo nei commenti, perché la soffitta vive anche dei vostri ricordi. Spero che questo viaggio nella soffitta di Pippo vi sia piaciuto. Se volete continuare a scoprire gemme nascoste del cinema e sostenere il canale, non dimenticate di seguirci e di attivare la campanella. Vi aspetto!